Buonasera a tutti gli ascoltatori di Bravocast Italiano. Come state? Io sono Stefano. E io sono Angela. Benvenuti di nuovo al nostro podcast. Siamo felici di avervi qui con noi questa sera. Oggi parliamo di un argomento molto pratico e utile. Il lavoro e le mansioni che facciamo ogni giorno. Esatto! Vogliamo raccontarvi cosa facciamo noi durante la giornata lavorativa. Stefano, perché non cominci tu? Volentieri. Allora, io lavoro come graphic designer in uno studio creativo. La mia giornata inizia sempre molto presto, verso le 8 del mattino. 8 del mattino? Io invece comincio alle 9. Sei proprio mattiniero. Sì, mi piace iniziare presto. Quando arrivo in ufficio, la prima cosa che faccio è accendere il computer e controllare le email. Anche io faccio così. Le email sono sempre la prima cosa da controllare. Dopo le email guardo il calendario per vedere quali progetti devo seguire durante la giornata. Di solito ho 3 o 4 progetti attivi contemporaneamente. Quindi lavori su più cose insieme? Deve essere complicato. All'inizio era difficile, ma adesso sono abituato. La mia mansione principale è creare contenuti visivi per i clienti, loghi, brochure, post per i social media. Che bello! E lavori da solo o in team? Lavoro principalmente con un team di 4 persone. C'è Luca che si occupa della parte fotografica, poi c'è Martina che scrive i testi e infine c'è il nostro capo, Roberto, che coordina tutto. Capisco. E durante la giornata cosa fai esattamente? Allora, dopo aver controllato le email e il calendario, comincio a lavorare sui progetti. Prima faccio degli schizzi a mano su carta, poi li trasferisco al computer usando programmi specifici. Quindi disegni ancora a mano? Pensavo che tutto fosse digitale oggi. No, gli schizzi a mano sono importantissimi. Mi aiutano a visualizzare le idee velocemente. Quali programmi usi? Questa domanda la faccio io a te. Ah sì, scusa, principalmente uso Photoshop e Illustrator. Sono i programmi base per un graphic designer. A volte uso anche InDesign quando devo creare brochure o cataloghi. Quanti programmi devi conoscere? Sì, tantissimi e devo sempre aggiornarmi. Quanto tempo dedichi a ogni progetto? Di nuovo, questa è una mia domanda. Hai ragione. Allora dipende. Un logo può richiedere 2 o 3 giorni di lavoro. Una brochure completa può richiedere anche una settimana. Devo sempre rispettare le scadenze dei clienti. Le scadenze sono importanti in ogni lavoro. Assolutamente. Verso le 11 del mattino di solito facciamo una pausa caffè tutti insieme. È un momento importante per parlare con i colleghi e scambiare idee. Anche nel mio ufficio facciamo così. Il caffè è sacro in Italia. Proprio vero? Dopo la pausa torno alla scrivania e continuo a lavorare fino all'ora di pranzo. A 12:30 mangiamo tutti insieme nella sala pausa. Portate il pranzo da casa o andate al ristorante? Io di solito porto il pranzo da casa. Mia moglie mi prepara sempre qualcosa di buono. A volte, il venerdì, andiamo tutti insieme in pizzeria. Che bello! Il venerdì pizza è una tradizione fantastica. Sì, ci piace molto. Dopo pranzo, verso le 14, riprendo a lavorare. Il pomeriggio è dedicato soprattutto alle riunioni con i clienti. Quante riunioni fai in una settimana? Di solito 3 o 4. A volte i clienti vengono in ufficio, altre volte facciamo videochiamate. Devo mostrare loro i miei lavori e ascoltare i loro commenti. E se non sono soddisfatti del tuo lavoro? Allora devo fare delle modifiche. Fa parte del lavoro. Non tutti i clienti hanno le stesse idee, quindi devo essere flessibile e paziente. La pazienza è importante in ogni professione. Esatto. Verso le 16 spesso ho un'altra pausa breve. Bevo un tè e mangio un biscotto. Mi aiuta a concentrarmi meglio. Anche io faccio una pausa nel pomeriggio. È necessario per ricaricare le energie. Sì, assolutamente. Poi lavoro fino alle 18, 18:30. Prima di andar via preparo sempre la lista delle cose da fare per il giorno dopo. Sei molto organizzato. Cerco di esserlo. È l'unico modo per gestire bene tutti i progetti. E tu, Angela, cosa fai? Raccontaci del tuo lavoro. Volentieri. Io lavoro come responsabile delle risorse umane in un'azienda di commercio. Il mio lavoro è molto diverso dal tuo. Immagino. Cosa fai esattamente come responsabile delle risorse umane? La mia mansione principale è gestire tutto quello che riguarda i dipendenti dell'azienda. Assunzioni, formazione, stipendi, ferie e molto altro. Sembra un lavoro con molte responsabilità. Sì, lo è. La mia giornata inizia alle 9.
Quando arrivo in ufficio, la prima cosa che faccio è controllare le email, proprio come te. Le email sono sempre la priorità. Esatto. Poi controllo se ci sono richieste urgenti da parte dei dipendenti. A volte qualcuno ha bisogno di un certificato oppure vuole cambiare le date delle ferie. E tu devi gestire tutte queste richieste? Sì, insieme alla mia collega Federica. Siamo in due a occuparci di tutto. L'azienda ha circa 150 dipendenti, quindi c'è sempre molto lavoro. 150 dipendenti, è davvero tanto. Sì, ma ci organizziamo bene. Una delle mie mansioni più importanti è occuparmi delle nuove assunzioni. Come funziona il processo di assunzione? Prima pubblichiamo l'annuncio di lavoro su vari siti internet, poi riceviamo i curriculum vitae e li leggiamo tutti con attenzione. Quanti curriculum ricevete di solito? Dipende dalla posizione. Per un lavoro in ufficio possiamo ricevere anche 50 o 60 curriculum. Poi selezioniamo i candidati migliori e li chiamiamo per un colloquio. E tu fai i colloqui di lavoro? Sì, insieme al responsabile del reparto che cerca il nuovo dipendente. Durante il colloquio facciamo domande sul curriculum, sulle esperienze passate e sulle competenze. Deve essere interessante parlare con tante persone diverse. Sì, è una parte del lavoro che mi piace molto. Ogni persona ha una storia diversa da raccontare. E dopo il colloquio cosa succede? Dopo aver fatto tutti i colloqui, scegliamo la persona più adatta per la posizione. Poi la chiamo per comunicare la buona notizia e preparo il contratto di lavoro. Preparare i contratti fa parte delle tue mansioni? Sì, devo preparare tutti i documenti necessari. Il contratto, il badge per entrare in azienda, le credenziali per il computer e così via. È un lavoro molto dettagliato? Assolutamente. Un'altra mansione importante è organizzare i corsi di formazione per i dipendenti. Che tipo di corsi organizzate? Organizziamo corsi di sicurezza sul lavoro, corsi di lingue straniere, corsi di informatica. Dipende dalle necessità dell'azienda. E tu partecipi a questi corsi? A volte sì, ho fatto un corso di inglese l'anno scorso. È stato molto utile perché ora posso comunicare meglio con i clienti stranieri. Ottimo. E durante la giornata fai anche altre cose? Sì, tantissime. Devo gestire le presenze dei dipendenti, controllare le richieste di ferie, risolvere eventuali problemi tra colleghi. Problemi tra colleghi? Che tipo di problemi? A volte ci sono incomprensioni o piccoli conflitti. Io devo ascoltare entrambe le parti e cercare una soluzione giusta per tutti. Deve essere difficile. A volte lo è, ma fa parte del mio ruolo. Devo essere imparziale e diplomatica. La diplomazia è fondamentale nel tuo lavoro. Esattamente. Un'altra cosa che faccio è preparare le buste paga insieme al nostro consulente del lavoro. Le buste paga sono complicate? Sì, molto. Ci sono tanti calcoli da fare, lo stipendio base, le tasse, i contributi, eventuali bonus. Per fortuna abbiamo un software che ci aiuta. La tecnologia è davvero utile. Sì, senza il computer non potrei fare questo lavoro. Uso il computer per tutto. Email, documenti, fogli di calcolo, presentazioni. Anche io passo tutta la giornata davanti al computer. È la realtà di molti lavori oggi. Verso le 11:30 faccio una pausa caffè, proprio come te. Il caffè è irrinunciabile. Assolutamente. Poi torno a lavorare fino all'1 quando vado a pranzo. Di solito mangio in un bar vicino all'ufficio con Federica. È bello pranzare con i colleghi? Sì, ci rilassiamo e parliamo di cose diverse dal lavoro. È importante staccare un po' durante la pausa pranzo. Sono completamente d'accordo. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, continuo con le mie mansioni. A volte ho riunioni con i responsabili dei vari reparti per discutere le necessità di personale. Queste riunioni sono frequenti? Sì, almeno 2 volte al mese. Parliamo di chi ha bisogno di nuovi dipendenti, chi ha bisogno di formazione e così via. Il tuo lavoro richiede molta comunicazione con gli altri? Sì, passo molto tempo a parlare con le persone, sia di persona che al telefono o via email. La comunicazione è essenziale. E quali sono le qualità più importanti per fare il tuo lavoro? Direi organizzazione, pazienza, diplomazia e conoscenza delle leggi. Devo essere anche molto discreta perché tratto informazioni riservate. La riservatezza è fondamentale. Sì, assolutamente. E alla fine della giornata cosa fai? Questa domanda la fai tu a me? Hai ragione. Allora, prima di andare via, controllo sempre se c'è qualcosa di urgente per il giorno dopo. Poi spengo il computer e torno a casa. Anche tu prepari una lista di cose da fare?
Sì, sempre. Mi aiuta a iniziare bene la giornata successiva. Cari ascoltatori, e voi? Che lavoro fate? Quali sono le vostre mansioni quotidiane? Scriveteci nei commenti, siamo curiosi di sapere cosa fate durante la vostra giornata lavorativa. Sì, raccontateci tutto. Lavorate in ufficio o da casa? Quali sono le vostre responsabilità? Vi piace il vostro lavoro? Cosa vi piace di più? Aspettiamo i vostri commenti e ricordate, imparare l'italiano parlando di esperienze reali è il modo migliore. Esatto. Parlare del lavoro è un ottimo modo per praticare l'italiano. Potete usare queste frasi nella vita quotidiana. Sì, parole come mansioni, responsabilità, riunione, scadenza, collega sono molto utili. Prima di salutarvi, vogliamo darvi un piccolo consiglio. Quando imparate parole nuove sul lavoro, provate a usarle in frasi complete. Sì, non imparate solo le singole parole, ma create delle frasi. Per esempio, la mia mansione principale è, oppure durante la giornata io. Ottimo consiglio, Angela. E ricordate di ascoltare questo episodio più volte. Ogni volta capirete qualcosa di nuovo. Esattamente. L'ascolto ripetuto è fondamentale per migliorare la comprensione. E se ci sono parole che non capite, scrivetele e cercatele sul dizionario. Poi provate a usarle in una frase vostra. È un esercizio molto utile. Perfetto, bene, cari amici di Bravo Cast Italiano, per oggi è tutto. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio. Continuate a studiare e a praticare l'italiano ogni giorno. Ricordate, la costanza è più importante della quantità. Verissimo. Buonasera a tutti e a presto. Buonasera e grazie per averci ascoltato. Ciao. Ciao e buono studio.